Benvenuti a questo nuovo video di supporto al manuale di teoria e solfeggio. Io sono Emanuela Vitali e sono l'autrice del manuale di teoria e solfeggio. Un manuale di teoria di base con oltre 130 esercizi fra solfeggi ritmici, solfeggi parlati, solfeggi cantati e alcuni concetti di art training. Mi occupo di insegnamento da oltre 20 anni con lezioni di teoria e solfeggio, sassofono, clarinetto, improvvisazione jazzistica e armonia. Al capitolo 3 del manuale di teoria e solfeggio vengono spiegati i suoni enarmonici. I suoni enarmonici sono dei suoni che hanno nomi diversi ma stessa altezza. Facciamo subito un esempio pratico. Do diesis è equivalente enarmonico di re bemolle, quindi le due note hanno nomi diversi, ma sul mio strumento andrò ad eseguirli esattamente nello stesso modo. Il metodo che di solito insegno ai miei allievi è che la nota con il diesis è equivalente alla nota successiva con il bemolle. Per esempio, Do diesis è equivalente di Re, che è la nota successiva con il bemolle, Re bemolle. Ovviamente questo non è esaustivo per tutte le equivalenze enarmoniche, ci mancherebbe altro, però potrebbe essere comunque un primo approccio per incominciare a prendere confidenza con questi suoni. Facciamo un altro esempio. Re diesis è equivalente alla nota successiva Mi bemolle. Fa diesis, per esempio, è equivalente alla nota successiva con il bemolle, quindi Fa diesis è equivalente a Sol bemolle, oppure Sol diesis è equivalente a La bemolle, o La diesis è equivalente a Si bemolle. Ovviamente vale anche il discorso inverso. La nota con il bemolle è uguale alla nota prima con il diesis. Facciamo l'esempio: Si bemolle è La diesis, La bemolle è Sol diesis. Sol bemolle è uguale a Fa diesis. Ricordiamoci però che fra Mi e Fa e Si e Do è già presente un semitono, quindi Mi diesis sarà Fa, Si diesis sarà Do e Do bemolle sarà Si e Fa bemolle sarà Mi. Consiglio ai miei allievi di prendere il prima possibile confidenza con i suoni enarmonici. Il motivo è molto semplice: molto spesso si trovano negli spartiti che andiamo a suonare e a volte ricordare la posizione sullo strumento diventa difficoltoso. Per esempio, molto spesso si trova Si bemolle, ma molto meno spesso si trova La diesis, che è comunque sempre un Si bemolle, ma non si chiama Si bemolle, ma si chiama La diesis. Quindi è molto importante all'inizio incominciare a prendere confidenza. Quindi fare dei semplici esercizi. Ad esempio, Do diesis è uguale a Re bemolle, Re diesis è uguale a Mi bemolle, Mi diesis è uguale a Fa, Fa diesis è uguale a Sol bemolle, Sol diesis è uguale a La bemolle, La diesis è uguale a Si bemolle, Si diesis è uguale a Do, o al contrario, Do bemolle è uguale a Si, Si bemolle è uguale a La diesis, La bemolle è uguale a Sol diesis, Sol bemolle è uguale a Fa diesis, Fa bemolle è uguale a Mi bemolle è uguale a Re diesis, Re bemolle è uguale a Do diesis. Sono piccoli esercizi che, applicando un pochettino di tempo e di buona volontà, possono essere fatti anche a blocchetti di 2-3 note alla volta e che aiutano tantissimo alla padronanza anche strumentale. Proviamo ad abbinare un po' di coppie di note, facciamo un po' di esercizio insieme. Re diesis uguale a Si, Mi bemolle. Sol diesis uguale a La bemolle. Si bemolle uguale a La diesis. Fa diesis uguale a Sol bemolle. Adesso facciamo un inverso. Io ti dico a che cosa è equivalente e tu nei commenti mi rispondi se è giusto oppure no. Mi diesis è uguale a Fa? Do bemolle è uguale a Si? E in ultimo, La diesis è uguale a Do? Prova a rispondermi nei commenti e vediamo se effettivamente le equivalenze enarmoniche ti sono chiare oppure no. Nel manuale di teoria e solfeggio per ogni argomento ci sono diversi esercizi a fine capitolo che aiutano a prendere padronanza con la teoria, perché la teoria fine a se stessa non porta ad un risultato concreto. Se invece la teoria viene applicata poi alla pratica degli esercizi è molto più efficace e soprattutto rimane molto più sicura nella mente dell'allievo. Molti allievi giustamente mi chiedono come mai ci sono due nomi diversi per la stessa nota. La risposta è molto semplice: ci sono dei motivi sia armonici che teorici. Se per esempio pensiamo ad una scala di Do diesis deve avere per forza Re diesis, Fa diesis, Sol diesis, La diesis, Si diesis,
perché altrimenti non avrebbe più tutti i suoi suoni. Quindi per forza di cose bisogna utilizzare le equivalenze enarmoniche all'interno delle scale per andare a rispettare lo schema intervallare della scala stessa. Se per esempio pensiamo alla scala di Do e abbiamo un quarto grado aumentato, che in questo caso Fa diesis, non lo posso chiamare Sol bemolle, perché Sol è il quinto grado di Do, non è più un quarto aumentato. Quindi a volte per questioni armoniche e teoriche dobbiamo per forza di cose chiamare le note con le proprie equivalenze enarmoniche. Attenzione, perché come abbiamo visto nel capitolo delle alterazioni esistono anche doppio diesis e doppio bemolle. Quindi se per esempio io trovo Do doppio diesis, quello sarà un Re. La stessa cosa andrò a pensare quando applicherò i doppi bemolle. Facciamo l'esempio: Do doppio bemolle e Si bemolle. Mi doppio bemolle per esempio è Re. Re doppio bemolle Do. Quindi è molto importante incominciare in un primo step a pensare alle singole alterazioni, quindi diesis e bemolle, ricordando sempre che fra Mi e Fa e Si e Do esiste già un semitono. In un secondo step, un pochettino di livello più avanzato, andrò a pensare ai doppi bemolli e ai doppi diesis, andando avanti di 2 passi per i doppi diesis e tornando indietro di 2 passi per i doppi bemolle. Esercizi pratici per prendere confidenza oltre a quelli che ti ho proposto. Possiamo incominciare a ripassare le scale con le alterazioni e a pensare: se la scala di Fa c'è il Si bemolle, quel Si bemolle a che cosa è equivalente enarmonico? Seconda cosa, possiamo incominciare per esempio a trascrivere delle piccole melodie usando le equivalenze enarmoniche. Quindi se per esempio la mia melodia ha il Fa diesis, posso comunque sostituirlo come esercizio con un Sol bemolle. Se la mia melodia ha il Si bemolle, posso sostituirlo come esercizio con il La diesis. L'esercizio più importante di tutti, che troverai all'interno del manuale, è cantare le note che si solfeggiano attraverso il solfeggio cantato. Un esercizio che ha soltanto vantaggi e nessuno svantaggio. Nel prossimo video di supporto andremo a parlare delle alterazioni transitorie e delle alterazioni in chiave. Per il momento vi saluto e vi do appuntamento alla prossima.